Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi parleremo di sorprese. Quindi, come al solito, andiamo a vedere chi sei tu, la situazione attuale e chi ti farà una sorpresa da adesso che stai guardando questo video entro massimo 2, 3 mesi. Ti parlerò di questa sorpresa, di cosa si tratta, ma soprattutto chi sarà a fartela, andando a vedere magari anche qualche lettera di riferimento per questa persona e tutti i dettagli che riuscirò a darti. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, chi ti farà una sorpresa scoprilo nella stesa. Prepariamo le nostre 3 varianti per, questo interattivo dal titolo "Chi ti farà una sorpresa? Scoprilo nella stesa". E abbiamo fatto la rima, anche questa volta. Sapete che, è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché, significa che non è per voi, Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha, validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a vederci chi vi farà questa sorpresa, soprattutto appunto di che sorpresa si tratta, ma anche magari le letterine di riferimento di questa persona, tutti i dettagli che riuscirò a darvi. Aggiungiamo ancora queste carte e una da questo mazzo. E vediamo chi ci farà questa sorpresa entro i prossimi 2, massimo 3 mesi. Oggettini. Le chiavi per la variante numero 1 che aprono e chiudono porte. Angioletto che simboleggia i desideri per la variante numero 2 e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il regalo che non poteva mancare perché rappresenta appunto le sorprese. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti oppure gli oggettini come preferite voi e andiamo a vederci chi vi farà questa sorpresa entro i prossimi 2 o 3 mesi. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Se non vi basta potete anche mettere in pausa il video, non c'è nessun problema. Ok, chiavi. Iniziamo con voi. Facciamo un po' di spazio qua sul tavolo. Suerte, chiavi per voi. Andiamo a vedere chi ti farà questa sorpresa. Però prima voglio vedere chi sei tu, chiave. Beh, chiave sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere uno di questi segni. In chiave chi sei tu? Vabbè,
Mi viene da dirti, subito, subito una persona molto, molto passionale, ma anche con un carattere, molto deciso, perché ce l'ho qua. Abbiamo qui l'imperatore, mi indica, un carattere molto deciso, che quando decidi, ecco, di fare una determinata cosa, prendi e fai, mh? Senza guardare in faccia a nessuno, insomma. Chiave, posso dirti che sei un qualcuno, perché lo vedo di qua, che forse, ha già portato un po' troppa pazienza, o meglio, forse hai posticipato, delle cose che, desideravi fare. Questa è una carta di attesa, è la carta del tempo. C'è un qualcosa che, tu desideri fare, però è come se, mhmm, lo stiamo guardando da lontano, chiave. Cioè siamo decisi, però lo guardiamo da lontano. Penso che in questo momento tu possa sentirti, in una situazione dove, non ti senti completamente te stessa o te stesso, nonché, quasi che non riesci a vedere la via d'uscita, con questo 8 di spade. Per me, è possibile che addirittura, ehm, tu magari ti stai trattenendo, vedi, abbiamo questo 9 di bastoni che mi indica quello, circa una situazione che c'è in questo momento nella tua vita. Cosa ti posso dire, chiave? Che, ehm, c'è un qualcosa che le persone, ammirano di te. In particolar modo posso dirti che io vedo qua, in questo momento per te, un possibile probabile segno di fuoco, che ti sta ammirando, ehm, nonché potrebbe essere anche un corteggiatore o una persona comunque che vede in te, ehm, un qualcosa che gli altri forse non vedono, insomma. Io penso che, tu abbia, la capacità, di più che capacità, penso una qualità, importante, un qualcosa che, alle persone piace, e di fatto stanno bene in tua compagnia, sono passano con te dei momenti piacevoli, ma in particolare io ci vedo una persona, potrebbe essere un uomo, una donna, ecco lì vedi tu. Di recente, è possibile che tu abbia, definito o stai per definire, una situazione tua, molto importante, una situazione che ti porterà, mh, anche a fare una trasformazione, un cambiamento, perché ce l'ho qua, proprio perché hai, definito, determinate cose e penso che tu debba risolvere anche delle questioni economiche o di lavoro che ti stanno piuttosto preoccupando, chiave, io vedo questo per te, nonché, voglio anche dirti che, sono sicura che, oltre a quel discorso che ti facevo prima di questa qualità che tu puoi avere, questa capacità, tu sia anche un qualcuno, dotato, di una spiccata intuizione. Questa carta però indica anche, una possibile attitudine in ambito esoterico, magari ti piacciono i tarocchi o fai anche a tua volta i tarocchi,
puoi essere una persona alla quale piace meditare, una persona, comunque, appassionata, di quello che può essere l'esoterismo, mh? E io questo vedo per te. Ehm, Come ti dicevo, può essere che tu debba risolvere delle questioni economiche o anche di lavoro, nonché perché questo è un interattivo, quindi insomma io, devo darti un qualche dettaglio in più, circa un'azione che tu devi andare a fare. Potrebbe anche far riferimento a una persona, perché qua abbiamo un asso di bastoni, quindi c'è qualcosa da decidere circa un'azione che tu vuoi andare a fare, che sia, riguardante, delle questioni economiche o anche di lavoro, ma, ci aggiungerei anche una persona, un qualcuno che potrebbe anche essere un pochino più giovane di te, oppure esserci, magari una differenza di età importante. Ci sentiamo, vedi? Come questa, prima carta che è uscita qui. Un pochino aspetta solo un secondo che mi è caduto qua l'incenso, Okay. Ci sentiamo, come ti dicevo, forse un po' fermi, perché vedi qui abbiamo l'appeso, sia l'appeso che, questa carta che ci è uscita all'inizio indicano una sopportazione, un portare pazienza per un qualcosa, insomma, chiave. Io penso che con questo asso di spade sia venuto per te il momento di agire, Ricorda che, se l'opportunità non bussa, costruisci tu una porta, chiave. Non stiamo lì a girare troppo intorno alle cose, perché poi, di fatto, ecco, si rischia con questo 9 di spade di preoccuparsi troppo e magari non dormirci anche la notte, perché il 9 di spade, ehm, mi parla anche di ansia e di insonnia. Comunque, adesso andiamo a vedere, chi ti farà questa sorpresa. Andrò a parlarti, di che tipo di sorpresa, ma anche, insomma, della persona che andrà a farti questa sorpresa. Vedi chiave, non a caso anche questa carta ci parla di attese, e insomma è come se, l'energia della tua stesa, volesse dirti che hai già aspettato tanto o hai aspettato troppo, è ora di agire. Che ti farà una sorpresa, adesso te lo dico. Mh. La sorpresa te la fa un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potrebbe anche essere un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Ed è tanto che, insomma, probabilmente stai aspettando, questa sorpresa. Di fatto, per te è come se, mh, vedi abbiamo questa gabbia, spero che si veda. La carta della gabbia indica, una possibile situazione, dove, ehm, non riusciamo ad uscire, dove non riusciamo a, insomma, venirne fuori, ecco. Però la sorpresa io qua la vedo, da sicuramente una persona, che ha dei sentimenti per te, perché ho loro, spero che si vedano, è un qualcuno dove probabilmente, vi siete appunto trovati, in una situazione
parlo di entrambi, dalla quale sembrava non esserci via d'uscita, di fatto, loro indicano che, andando e soprattutto questa persona, a fare verso di te un'azione, ehm, che cosa succede? Succede che ciò che questa persona farà, che è questa sorpresa, adesso poi cerco di dirti di cosa si tratta, porterà, un bel cambio di energia, Io sto parlando probabilmente, per questo nuovo anno 2022. Quindi, di che sorpresa si tratta? Mh. Dunque, ti dico questo, penso che, questa persona, mhmm, avrà modo, di risolvere una determinata situazione, dove probabilmente, ecco, ci si sentiva vincolati, una situazione dove, ehm, non potevate vivere come avreste voluto, il vostro, rapporto. Perché ti dico questo? La sorpresa sarà: faccio un'azione determinante, perché ce l'ho qui, in maniera che noi 2 ci si possa vivere, la situazione o insomma il rapporto come sarebbe giusto che fosse. Quindi, io qua ci vedo un qualcuno che andrà ad approcciarsi a te, a andando però a risolvere una sua situazione, che, finora è stata limitante per entrambi. Io spero che, tu, mi abbia capita. Diciamo che, ciò che desidera lui o lei e ciò che desideri tu sono un po' la stessa cosa, eh. Io penso che, ehm, potrebbe anche, diciamo, questo ostacolo, far riferimento a una parente, un parente, una persona più anziana, mh. Quindi, diciamo che è come se, fino adesso ci fosse stato un problema e che la sorpresa che, ti verrà fatta da questa persona come ti ho descritto, è proprio, il risolvere una determinata circostanza che porterà, a vivere più serenamente il vostro rapporto. Vedi, qui ci si libera. Abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo il 2 di coppe. In questa stesa, devo parlare di sentimenti, perché l'avevo già visto subito dalle prime carte. Però, per quello che vedo io, la sorpresa che riceverai sarà da una persona che ha dei sentimenti per te, ma che di fatto finora è stata molto limitata circa te, per via, di una situazione familiare, a mio avviso. Ed ora andiamo a liberarci, lo vedi? Perché ti ho parlato di questo tipo di sorpresa. Ci liberiamo e riusciamo a migliorare, quello che, può essere questo vostro rapporto, Io penso che anche, questa persona fondamentalmente non stia passando un buon momento, e quindi questa cosa fa, diciamo va, a disturbare anche, quello che, poteva essere può essere, ecco, questo vostro
rapporto. Ho parlato di sentimenti, ma essendo un interattivo può anche indicare un'altra persona, non necessariamente un uomo o una donna in ambito sentimentale, può anche essere un'amicizia, può anche essere, ecco, un qualcuno che ehm, andrà a risolvere un suo problema, e questa cosa, liberandosi, ecco, di questo limite, sarà per te sicuramente una piacevole sorpresa, e lì dovrai vedere tu a che cosa fa riferimento. Io penso che possa essere un vincolo familiare, possa essere anche magari un periodo dove poteva essere distante, magari per incombenze lavorative, ecco, mi viene anche da dirti questo. Insomma, c'è una situazione che questa persona che ti farà la sorpresa, ehm, andrà appunto a liberarsi, e quindi il vostro, diciamo, rapporto sarà sicuramente basta attese, perché abbiamo già pazientato troppo. Questa carta della pazienza le avevamo un po' tutte. Basta attese e ci liberiamo e andiamo a viverci piacevolmente ciò che entrambi desideriamo, e stiamo tuttora sognando, tutte e due. Ricordati che, chiave, il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni, e questa carta, spero che si veda, vedi che c'è questa persona che sta sognando, indica proprio quello. Adesso vado a darti l'iniziale del nome o del cognome, di questa persona che ti farà la sorpresa. Quindi andiamo a vedere l'iniziale appunto del suo nome e del cognome, oppure può essere anche il paese, la città dove questa persona vive, insomma li devi vedere tu. Chi abbiamo qua per la chiave? La A di Andrea, Angela, ehm, la P di Paola, Paolo, Pietro, la C di Claudio, Claudia, la lettera E di Enrico, Enrica, può essere anche l'iniziale della città, Empoli, faccio un esempio. E in ultimo direi che aggiungo la F di Fabio o Federica, Federico, Francesca, e queste sono per te chiave. Quindi di tempo ne è già passato, e questa sorpresa che ti arriverà, sono certa che sarà per te molto gradita, soprattutto perché dall'altra parte c'è una persona che ti verrà incontro, con la possibilità, ecco, dopo essere andata a risolvere un determinato problema che limitava il vostro rapporto. Metto ancora giù una carta degli arcani maggiori per te e andiamo a vedere che cosa ti dicono. Per la chiave.
Guarda, qui, con questa carta delle stelle, e non è a caso, gli arcani maggiori vogliono dirti che dopo un periodo, di attesa, magari anche con delle difficoltà, con delle ansie, possono essere preoccupazioni, per delle questioni economiche o anche di lavoro, andiamo, vedi le stelle? Andiamo a risolvere, nonché a, sentirci piacevolmente felici, per aver ottenuto un qualcosa al quale insomma qualcosa che, sognavamo, un qualcosa, che si desiderava da tanto tempo, oserei dire, visto, quello che ci hanno fatto vedere prima nella stesa. Appunto come ti ho detto prima, il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni e io direi che crediamoci, chiave, perché da qua ai prossimi 2 o 3 mesi, io sono sicura che ciò che ti ho detto nella stesa, possa essere una sorpresa che tu riceverai da parte, di una persona che va a risolvere una determinata problematica per venirti incontro, se stiamo parlando, di sentimenti, ricorda anche che quando ami qualcuno lo ami così com'è e non come vorresti che fosse. Insomma, con questa carta delle stelle direi che, le prospettive sono, decisamente ottime e in sé anche la sorpresa, se vogliamo. Questo è chiave. Penso che non merita comunque stare lì ad aspettare troppo, eh. Quando, c'è la possibilità di fare un qualcosa, andrebbe colta l'occasione, per poi festeggiare questo successo. Okay? Chiave? Ti dico adelante. E a caricarsi le batterie, che da un po' che non lo dico con questo orologio, perché abbiamo già aspettato tanto. Angioletto, suerte per te. Andiamo a vedere chi ti farà una sorpresa e di cosa si tratta. Voglio accendere un incenso intanto prima di iniziare con l'angioletto, perché si sono spenti tutti. Angioletto, suerte per te. Andiamo a vedere chi ti farà una sorpresa. Però, innanzitutto vediamo chi sei tu. Mh. Angioletto, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere, di un segno d'acqua per me, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni, Angioletto, tu sei un qualcuno che, di recente potresti
aver dato un bel taglio netto ad una situazione. E te lo dico perché ho questa carta qua. O aver deciso di interrompere o insomma dare proprio un taglio a una determinata cosa, che può far riferimento a dei progetti che tu hai fatto, ma che peraltro probabilmente non sono andati in porto come avresti voluto, eh. Ehm, io ti dico questo per te, angioletto, ritengo che, questa sensazione che tu puoi avere adesso come adesso di battaglia persa, ehm, che possa far riferimento, mh, a, possibili probabili intromissioni che ci sono state, nella tua vita da parte di persone, ehm che ti hanno causato una, sofferenza al cuore. Penso che tu possa, di recente aver, sperimentato una sensazione magari di inganno, perché per me un 7 di spade ci parla di inganni, di bugie, ehm, in una situazione dove tu hai considerato, o l'hai considerata per te una seconda, possibilità. Che cosa intendo? Ti sei impegnata o impegnato tanto in un qualcosa, hai considerato, diciamo, questa cosa come se per te fosse addirittura una seconda possibilità e di fatto però, sotto certi aspetti puoi esserti sentita ingannata o ingannato, Io vedo questo, vedo di te, che sei una persona molto socievole, ti vedo con una gran voglia di stare in compagnia, ti piace la compagnia, ehm, insomma è come se, nonostante, questo taglio che tu potresti essere andata o andato a fare in questo specifico momento della tua vita, senti il desiderio magari, ecco, di cambiare aria, di stare in compagnia, di cambiare amicizie, di cambiare tante cose, ma soprattutto, ehm, voglia di socializzare, voglia di stare in compagnia, insomma, in mezzo alla gente, con un qualcuno, che magari, mhmm può sentire per te, una gran bella passione, perché ce l'ho qui. E un'altra cosa che mi viene da dirti di te è che probabilmente, ehm, di recente potresti aver realizzato un sogno dal punto di vista economico. Che cosa intendo? Ehm, una vincita, una promozione, un cambio di lavoro, piuttosto che, io intendo anche un lavoro magari, più remunerativo, o insomma, hai realizzato un sogno circa una certezza, perché con queste 2 carte ci vedo questo. E può darsi che, andando a tagliare con certe determinate dinamiche, si è creata questa possibilità per te di andare a realizzare un qualcosa di, bello e importante, un'altra cosa che ti voglio dire, è che, ehm, penso che in questo momento tu, nella tua vita, abbia avuto la possibilità di incontrare una persona,
che potrebbe essere la tua anima o fiamma gemella, o d'un qualcuno, non necessariamente un'anima gemella, una fiamma gemella, che è diventato per te il tuo punto di riferimento. Ehm, una persona con la quale senti una bella connessione, ma non la senti solo tu, la cosa è reciproca. C'è proprio questa connessione, c'è proprio, insomma, questo punto di riferimento nella tua vita, al quale insomma verso il quale non si può fare a meno di andare, Ehm, io penso che questa persona, ehm, sicuramente, è stato per te un incontro destinato, perché comunque qua abbiamo anche la carta delle stelle, 4 di bastoni. Ehm, e quindi ecco, io per te, ci vedo questo. Vedo che, forse chiusa una porta, si è aperto un portone. Qualora questa persona non la conoscessi ancora, io ce la vedo abbastanza nell'immediato, potrebbe essere nel giro di un mese, se ancora non la conosci. Però, allora, torniamo al tema. Chi ti farà una sorpresa e di quale sorpresa stiamo parlando? Per te. Angioletto, qua io la sorpresa ce la vedo, da un qualcuno, con un carattere, ehm, un pochino chiuso, timido potrebbe essere, un qualcuno, amante della solitudine, contrariamente a te che ti vedo molto socievole, ecco qui c'è la sorpresa da parte, di un qualcuno, lo trovo un po', ecco, solitario, una persona solitaria. Un qualcuno che può averti dato l'idea di essere una persona fredda, ma di fatto non è così. Potrebbe essere, un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma anche un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, avere un ascendente in uno di questi segni. Questa persona, che ti farà, la sorpresa è un qualcuno, che, mhmm ti parla spesso, ehm, del suo lavoro o dei suoi progetti. È un qualcuno che ha, l'abitudine, di, parlarti, di lui o di lei, cosa faccio, cosa non faccio, il mio lavoro, i miei progetti sono questi, nonché probabilmente, anche per coinvolgerti, Ehm, vediamo di che genere di sorpresa si tratta. Beh, io direi che in primis qui stiamo parlando di una comunicazione che tu riceverai da parte di questa persona, ehm, e dove appunto, come ti ho detto, andrà a parlarti di determinate cose, nonché di progetti, ecco, progetti che possono coinvolgere anche te probabilmente. Ci vedo da parte di questa persona anche un regalo, e per regalo che cosa intendo? Può essere un regalo di Natale anche,
nonché, in particolar modo qui mhmm, oltre che un possibile regalo, per queste festività natalizie, anche proprio il donarti un qualcosa di sé. Ecco, io vedo questo. Un'altra sorpresa, che, ci sarà per te, ehm, per questo 2022, un bel cambio di energia, qua abbiamo, la carta dei venti di cambiamento. Che cosa indica? Indica, che in funzione, di una chiamata che andrai a ricevere, piuttosto che, appunto, questa persona, della quale ti ho parlato, ecco, tutte queste cose insieme, fanno sì che nel 2022, o comunque nell'arco dei 2 o 3 mesi, si vada a sperimentare, un cambio di energia con questi venti di cambiamento. Ehm, Un'altra sorpresa che ci vedo è anche un bacio, da parte di qualcuno. E per bacio che cosa intendo? Può essere un bacio d'amore, un bacio d'affetto. In ogni caso qui abbiamo la carta del bacio e quindi per me una, mh, fra le varie sorprese e anche un bacio, molto appassionato. Poi può essere anche, insomma, l'affetto di un'amica, di un amico, lì vedrai tu. Ehm, Chi ti farà, questa sorpresa, è un uomo o una donna, con i capelli, a mio avviso, chiari, mh? Vedo una persona coi capelli chiari e un qualcuno in particolare dove è come se, ecco, tu ogni tanto andassi da lui o da lei, per tirarle sul morale. Lo so che ti sembrerà strano questa cosa che ti dico, però è come se tu fossi un po', la sua linfa, ehm, è come se il nostro angioletto riuscisse a, dare un contributo positivo, nella vita di questa persona che ti ho descritto, quella che ti farà, questa sorpresa. Ma allora io qua ci vedo, una chiamata, un regalo, un dono, abbiamo la carta del dono, un bacio, mh, nonché, un qualcosa che porterà a fare un bel cambio di energia per questo 2022, venti di cambiamento. Adesso vado a darti l'iniziale del nome e del cognome di questa persona che ti farà la sorpresa, potrebbe anche essere la città o il paese dove questa persona vive, quindi, vedete voi. Lettera G di Giovanni, lettera S di Silvio, Silvia, Serena o Savona se è una città. Lettera R di Roberto, Roberta, Roma. Mh? Ehm, Lettera M di Michele, Michela, Marco, Milano. E in ultimo aggiungerei la lettera I di
Irina, Imola. E queste sono per te, angioletto. Metto ancora giù una carta degli arcani maggiori per te, per darti un ulteriore messaggio. Vediamo, cosa vogliono dirci gli arcani maggiori per te. Per l'angioletto. Abbiamo il carro qua. Angioletto, qua, secondo me, andiamo a fare un viaggio, andiamo a fare un qualcosa che ci porta a sperimentare qualcosa di nuovo per questo nuovo anno in arrivo, nonché il portare avanti con successo una situazione, può essere lavorativa, economica, può essere, vabbè, col carro, il viaggio, una nuova casa, andare ad intraprendere un qualcosa di nuovo per te, che ti porterà a sperimentare, come ti ho detto, questo cambio di energia con questi venti di cambiamento, e in compagnia presumibilmente di questa persona che abbiamo visto qui. E questo è per te, angioletto. Ricordati che con il carro non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere, angioletto. Mi è venuto questo in mente da dirti ancora circa la tua stesa, anche in funzione di questa probabile chiusura o questo taglio di situazione che hai dato di recente tu ad un qualcosa. E qualsiasi cosa sia, comunque non bisogna mai piangere perché qualcosa è finito, ma sorridere perché è accaduto. Ok? Angioletto? E ti dico adelante. Regalo. Suerte per te. Andiamo a vedere chi ti farà questa sorpresa. Però innanzitutto vediamo chi sei tu, regalo. Regalo, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Regalo, penso che tu di recente abbia consolidato un qualcosa, o sia in procinto di farlo, o può essere che tu abbia di recente messo, scusa la cosa, un po' il giro di parole, messo radici in una situazione che consideri una certezza per te. Lo so che sentita così, messo radici, però penso che tu possa avermi capita. Quella carta mi indica questo. Nonché abbiamo anche un 10 di coppe, che è un po'
la stessa cosa, eh. Penso che tu, adesso come adesso, possa desiderare, di stare da sola o da solo, nonché, chiuderti in te stessa o te stesso per pensare, meditare, insomma non hai voglia di stare nel caos, vuoi stare con te stesso, vuoi allontanarti un po' da tutti, vuoi dare le spalle, magari a determinate persone o determinate situazioni, perché ti senti bene così. Mh. Ehm Regalo. Qua penso che determinate persone possano averti stancata o stancato, nonché essere proprio stufa, di alcuni comportamenti, di un qualcuno, che può anche far parte della tua famiglia, di un qualcuno che insomma ti ha stancata o stancato. Come ti ho detto guarda, non a caso eremita luna, qui c'è voglia di nascondersi, di fare un passo indietro. Mhmm, In generale un po', verso tutte le cose. E è come se, tu in questo momento sapessi di avere una certezza, ma hai voglia di chiuderti in te stessa o in te stesso, nonché, come ti dicevo qua, con un 10 di spade, chiudere proprio un ciclo di una determinata situazione, dalla quale hai preferito allontanarti. Beh, non a caso mi è uscita anche adesso una torre, Vedi, ce l'ho qua. Qui, regalo, penso che, tu abbia ricevuto di recente delle comunicazioni o dovrai riceverle, che ti porteranno ad intraprendere un qualcosa, di nuovo, nonché può essere già successo, è questo. Addirittura stai aspettando magari, di firmare un contratto per un cambio di casa, oppure, può essere anche delle comunicazioni circa un viaggio che andrei a fare, per me il carro o è un cambio di casa o è un viaggio anche abbastanza importante, non stiamo parlando di un viaggetto tanto corto, Ehm, a volte ti vedo un po' indecisa o indeciso, insomma, stiamo valutando, con serietà, perché abbiamo il Papa, ehm, cosa è meglio fare, circa una situazione dove potrebbe esserci anche coinvolta una persona, che a sua volta si relaziona già anche con un qualcun altro. Questo chiaramente non per tutti, però io qua ci vedo che sentimentalmente parlando, tu potresti, relazionarti con un qualcuno che a sua volta magari ha già, anche, un'altra relazione, con un compagno o con una compagna, ecco questo non per tutti,
E vedo regalo che, stai probabilmente guardando attraverso i social una persona, delle fotografie piuttosto che, degli stati su WhatsApp, mh, ehm, ed è un qualcuno che per te ha dei bei sentimenti, questo cavaliere di coppe. Magari può essere di un'altra città o distante da te. Io, regalo ti vedo innamorata o innamorato, abbiamo la regina di coppe, ehm, però sei la classica persona, che sta bene anche da sola o da solo. Io vedo questo. Te l'avevo già detto all'inizio, eh. Qui abbiamo il mago, qui abbiamo, questo viaggio, questo cambio di casa, queste notizie in arrivo per te, nonché in particolar modo io ci vedo proprio un aiuto concreto, nell'andare a fare una determinata cosa dove necessitava l'appoggio di un qualcuno e questo aiuto ti è stato dato o ti sarà dato, nel senso perché questa carta del, 6 di denari per me, indica questo. Magari ecco, questa persona che ha dei sentimenti per te, va a darti un aiuto, una mano, per fare una determinata cosa o può essere già successo. Però, adesso andiamo a vedere chi ti farà una sorpresa, Ma, non a caso qua, circa questa sorpresa io penso che c'entri una casa, ma perché l'avevo già visto prima con quel carro. Può essere un cambio di casa, può essere che tu debba andare a fare un qualcosa circa la tua casa, qui ci vedo, un probabile una probabile sorpresa anche da parte di una donna, mh, di una donna, di un'amica, di un qualcuno che è molto lo vedo molto intelligente, molto capace, di saper magari darti il consiglio giusto o circa un qualcosa, che può far riferimento alla tua casa, darti, ecco, una dritta per andare a sbloccare una determinata situazione. Chi ti farà questa sorpresa? Allora, per me un'amica può essere, nonché un qualcuno che fa già parte del tuo passato. E in particolar modo penso che questa sorpresa sia magari tu stessa a fartela o tu stesso, perché qui ho lei, indica la capacità, di riuscire ad arrivare a fare una determinata cosa, la capacità proprio nonché la capacità ecco, di potresti essere appunto una persona, anche, con delle attitudini in ambito esoterico, con questa carta, quindi, grazie a un'intuizione, grazie a un qualcosa ecco di così, un'idea geniale, come si suol dire, e la sorpresa potrebbe anche essere questa: tu che da sola o da solo, vai a realizzare un qualcosa, che, ti sta particolarmente a cuore e ci riesci anche, Ehm, chi ti farà una sorpresa io vedi guarda anche qua abbiamo qualcuno che può essere lontano, qualcuno che ti propone di fare un viaggio,
o che devi fare un cambio di casa e andare magari a trasferirti in un'altra regione, nonché anche all'estero, questa carta qua. Ehm, Sorpresa, per te, tra le altre cose queste che ti ho detto, qui abbiamo un possibile segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ehm, che ti darà notizie, belle, piacevoli, circa la possibilità di andare a fare un qualcosa insieme. Loro indicano questo. E altra sorpresa, ehm, penso che tu ti ritroverai, a, dover, sperimentare, a mio avviso, te l'ho detto già, un viaggio, nonché un periodo di tranquillità necessario, e di riposo. Quindi più che una sorpresa qui è, trovare del tempo per se stessi, andando anche a riposarsi, per i prossimi 2 o 3 mesi. Nonché, qualora tu dovessi andare a fare questo viaggio, o questa cosa all'estero che ti dicevo, ehm prenditela con calma, rispetta, ecco, anche, dei momenti di, ecco, tranquillità, goditi anche dei momenti di tranquillità e non, agitarti sul da farsi piuttosto che, ehm, vacci piano, perché qua loro dicono: viaggi sì, una persona, sicuramente ci dà delle belle notizie e qui andiamo a realizzare, tu stessa o tu stesso un qualcosa per te, però, prendiamocela con calma, non scappa nulla fondamentalmente, loro dicono questo. Ehm Anche questa carta è un po' la stessa cosa, riposo, stanchezza. Forse, ci saranno qua una serie di vicissitudini abbastanza impegnative per te, Regalo. Mhmm, e poi un'altra cosa in ultimo, io ci vedo come sorpresa un qualcuno che va a regalarti un libro. Un libro, un diario. Un qualcosa, o sei tu stesso che te lo regali, però un libro ci vedo. Come si chiama questa persona? Qui abbiamo la N di Nicola, o magari Nadia, Napoli, mh? Mhmm, la V di Verona, o di Valentina, Vincenzo, mh. La O, lettera O, non esce spesso. La S di Sara, Savona, e la F di Federico, Francesca, forse era già uscita anche prima, però ce l'ho di nuovo anche qua. E queste sono per te, regalo.
Mh? Metto ancora giù una carta degli arcani maggiori per te. E vediamo cosa ci dicono per il regalo. Ma, sembra una casualità, però la carta delle stelle, era già uscita forse per la prima stesa. Io penso che sarà anche magari la magia del Natale volendo, questa energia natalizia che comincia ad esserci, nell'aria, però, sono dell'idea che, qualsiasi sia questa sorpresa, fra quelle che ti ho descritto, magari un cambio di casa, un viaggio, una, persona che magari ti regala un libro o tu che vai a realizzare un qualcosa tu stessa o tu stesso, possa portarti per questo nuovo anno in arrivo, sicuramente a realizzare, un qualcosa, che ti sta particolarmente a cuore, vedendo questa carta delle stelle mi viene da dirti che, se sarai sempre positivo, vedrai opportunità anziché ostacoli, regalo. E essendo che poi avevamo questa carta che ci parla di uscire dalla propria zona di comfort, ricorda che, la vita si restringe, e si espande in proporzione al coraggio di ognuno, e penso che questo, possibile e probabile viaggio che tu devi andare a fare, ti comporti di essere piuttosto coraggiosa o coraggioso, nonché potrebbe anche essere un cambio di casa, eh. E questo è per te, regalo. Bando all'incertezza, ehm, ti dico adelante, con queste sorprese. Adelante, regalo. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Auguro a tutti una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!